Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio in cui raccontiamo le storie dello spettacolo con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Prima di cominciare, se vi piace questo modo di informare senza urlare, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto ci permette di preparare contenuti lunghi, curati e pensati per essere seguiti anche solo con l'audio. Oggi parliamo di due nomi amatissimi, Berguzar Korel e Ali Tergenk. Il pretesto di questo racconto è semplice, e proprio per questo importante. Negli ultimi anni, attorno a Berguzar, si è parlato spesso di benessere, equilibrio e di come i ritmi intensi del lavoro possano incidere sul corpo. Alcuni media hanno menzionato episodi di pressione ballerina e momenti di affaticamento che avrebbero spinto l'attrice a riorganizzare abitudini e priorità. Qui non inseguiamo diagnosi né titoli sensazionalistici. Non entriamo nel merito clinico, non sarebbe corretto. Quello che possiamo ricostruire, però, è il percorso pubblico di una professionista che ha scelto di ascoltarsi, di rallentare quando serviva e di trasformare un campanello d'allarme in una lezione di vita. E, accanto a lei, la presenza discreta e determinante di Ali Tergenk. Partiamo dal contesto. L'immagine di Berguzar sullo schermo è sempre stata nitida, eleganza sobria, intensità emotiva, attenzione maniacale ai dettagli. È il tipo di attrice che non attraversa la scena, la costruisce mattone dopo mattone. Ma anche i mattoni più solidi hanno bisogno di fondamenta stabili. Quando i set si susseguono, le trasferte aumentano e l'adrenalina fa sembrare possibile tutto. Il corpo ricorda che non esiste successo che valga più della salute. È in quel punto che, secondo molte ricostruzioni, Berguzar avrebbe deciso di ricalibrare la sua quotidianità. Nutrizione più ordinata, attività fisica costante ma non aggressiva, sonno regolare, controlli periodici. Tecniche semplici per gestire lo stress, dal respiro consapevole a brevi meditazioni. Piccole scelte che, sommate, cambiano la qualità delle giornate. La parte interessante è il come. Perché adottare nuove abitudini è facile da dire, meno da fare quando si lavora sotto i riflettori. Qui entra in scena Ali Tergenk, non come protagonista aggiunto, ma come compagno che capisce il valore dei confini. Non grandi gesti plateali, non dichiarazioni ad effetto, organizzazione. Ridistribuire gli impegni, proteggere le ore di riposo, accompagnare quando serve ai controlli, tenere lontane le pressioni inutili. È la logistica dell'amore maturo, un'agenda condivisa, una spesa fatta pensando a piatti semplici e nutrienti, un no educato a certi eventi quando il corpo chiede una sera in più sul divano. In questo percorso, c'è stato anche un lavoro di igiene mediatica. Se la cronaca rosa cerca l'episodio, la vita vera cerca il ritmo. E il ritmo si trova togliendo il superfluo. È scomparsa l'ansia da post, si sono diradate le apparizioni senza scopo, sono aumentati i momenti privati non raccontati. Questo non significa chiudersi, significa scegliere. Quando l'energia serve per un personaggio complesso, la si porta sul set. Quando serve per sé, la si porta a casa. È un patto implicito con il pubblico, meno aggiornamenti, ma più sostanza ogni volta che si parla. Molti si chiedono, quanto conta davvero lo stress in tutto questo? La risposta è intuitiva, anche senza entrare in termini medici. Ritmi irregolari, voli, interviste, luci, concentrazione prolungata, responsabilità, se non sono controbilanciati, spingono il corpo a semplificare, e quando il corpo semplifica tende a tagliare dove può. È lì che compaiono i segnali, stanchezza anomala, testa leggera, difficoltà di recupero. Non servono allarmismi, serve ascolto. E l'ascolto, in questa storia, ha due voci, quella di Berguzar, che dice mi fermo quando devo, e quella di Alit, che dice ti tengo lo spazio perché tu possa farlo. Un capitolo a parte riguarda il rapporto con il lavoro. Prendersi cura di sé non significa rifiutare ruoli o rinunciare all'ambizione. Significa, piuttosto, scegliere progetti compatibili con un'idea di vita sostenibile. Girare meno di notte se non è necessario, prevedere pause vere tra un blocco di scene e l'altro,
parlare con registi e produzione per pianificare in modo intelligente. In molte produzioni internazionali è già la norma. La qualità non nasce dalla frenesia, nasce dall'intenzione. E quando l'intenzione è chiara, raccontare bene, senza farsi male, il risultato si vede sullo schermo e si sente fuori. C'è poi la dimensione educativa. Senza esporsi come testimonial, senza slogan, questa storia, così come la raccontiamo qui, ha già un valore. Normalizzare l'idea che ascoltarsi non è debolezza ma competenza. Dire oggi no a un impegno extra non è capriccio, è prevenzione. Prenotare controlli periodici non è farsi suggestionare, è tenere il volante in mano. Ritagliare 30 minuti per camminare a passo sostenuto, respirare all'aria aperta, spegnere le notifiche, non sono rituali da rivista, sono ponti tra una giornata e la successiva. E fanno la differenza. In mezzo resta la coppia. Berguzar Korel e Ali Tergenk non hanno bisogno di sovraesporre il loro legame per renderlo credibile. Il loro racconto pubblico è fatto di gesti pausati, una presenza discreta alla prima di un progetto importante, uno scambio di sguardi dietro un sipario, un'uscita anticipata da una festa quando la sveglia suona presto. Sono quei gesti che, per chi osserva senza curiosità morbosa, parlano chiaro, il benessere viene prima. Non solo come assenza di problemi, ma come qualità dell'attenzione reciproca. Una domanda che arriva spesso dai fan è: ma come si fa, concretamente, a mantenere costanti nuove abitudini? La risposta, nella loro esperienza, è semplice e concreta. Stabilire routine che non dipendano dalla motivazione del momento, orari del sonno compatibili con i call time, pasti organizzati in anticipo per evitare scelte impulsive, allenamenti brevi ma regolari che si possano spostare senza saltare. E, soprattutto, permettersi di fallire senza sentirsi sconfitti. Se una settimana è più confusa, non si ricomincia da zero, si ricomincia dal giorno dopo. Capitolo pubblico. Come si comunica tutto questo senza trasformarlo in una telenovela? Con la misura. 2 o 3 segnali all'anno, non 10 alla settimana. Un'intervista che parla di metodo, non di pettegolezzo. Un ringraziamento a chi ha aiutato, più che un elenco di obiettivi raggiunti. Questo tipo di comunicazione non fa rumore, ma costruisce fiducia. E la fiducia permette di lavorare meglio. Le persone smettono di correre dietro a indiscrezioni e iniziano a guardare i risultati. Una precisazione importante: ogni riferimento a salute e benessere resta, in questa sede, volutamente generico e rispettoso. Non stiamo annunciando patologie né tracciando cartelle che non ci appartengono. Il messaggio, semmai, è un altro: anche chi sembra inarrestabile ha diritto a fermarsi, a riorganizzarsi, a chiedere aiuto. E l'aiuto, nella vita di coppia, ha spesso la forma di una mano che sposta un impegno di calendario o di una voce che dice oggi basta. Arriviamo al punto più bello di questa storia, la prospettiva. Quando una persona trasforma un segnale di allarme in un programma di cura di sé, tutto il resto si allinea. I ruoli diventano più intensi perché la testa è libera. Le relazioni diventano più stabili perché i confini sono chiari. Le giornate diventano più piene di senso perché non sono piene di tutto. È una matematica che non sbaglia, sottrarre rumore aggiunge vita. E Ali Tergenk? La sua parte migliore, in questo racconto, è proprio la normalità. Non salvare nessuno, non gestire nessuno, esserci. Dire no quando serve, dire sì quando ha senso. Difendere i confini domestici con gentilezza, riconoscere che il rispetto è il primo gesto d'amore. Se c'è un patto tra loro due, è in questa grammatica quotidiana, niente promesse in capitali, solo verbi al presente. Concludiamo con un'immagine. È mattina presto, una città ancora silenziosa. Un tavolo vicino alla finestra, 2 tazze calde, un'agenda aperta, un copione sottolineato. Berguzar scorre gli appunti, Alit controlla gli orari. 25 minuti di pianificazione, poi ognuno al proprio lavoro. Nessuna scena da copertina, ma l'essenza di ciò che permette alle scene da copertina di esistere, la cura. Se c'è una lezione da portare a casa, è tutta qui.
prendersi sul serio abbastanza da scegliere il proprio ritmo. E farlo insieme a chi sa tenere il tempo senza bisogno di dirigere l'orchestra. Se questa ricostruzione vi è piaciuta, scrivetemi nei commenti come vivete voi il rapporto tra lavoro e benessere, quali abitudini vi aiutano davvero nelle settimane più intense. Le migliori riflessioni finiranno nel prossimo video. E se volete continuare ad ascoltare storie raccontate così, ricordate mi piace, iscrizione e campanella. Qui non inseguiamo i rumor, facciamo spazio ai fatti.